Ciao, ti do il benvenuto su InfenMath. Oggi voglio approfondire il discorso sulla nuovissima funzione matrice dinamica PivotPair, mostrandoti come gestire al meglio sia i raggruppamenti per data che le percentuali. Ti voglio inoltre mostrare a cosa serve l'ultimo parametro della funzione, il parametro RelativeTo, di cui non ti ho ancora parlato. Se non hai ancora guardato il mio tutorial precedente sulla funzione PivotPair, ti consiglio di visionarlo prima di continuare la riproduzione di questo video. Ora procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! In questo primo esempio abbiamo a disposizione un database di 700 righe in cui sono riportati i dati relativi alle vendite di prodotti per la casa effettuate da parte di 4 venditori in 4 regioni del nord Italia. Selezionando un qualsiasi prodotto dall'elenco, dobbiamo calcolare i fatturati annuali per regione e riportare i risultati in una tabella a doppia entrata calcolando i totali complessivi. Possiamo raggiungere il nostro obiettivo utilizzando la funzione PivotPair. Nei campi di riga però verrà estratta ogni data in modo univoco, ma non è quello che vogliamo. Noi vogliamo ottenere solamente l'anno. Per far questo operiamo nel modo seguente. Cancelliamo la formula inserita in precedenza, posizioniamoci in cella G4 ed inseriamo la funzione PivotPair. Doppio clic e come primo argomento, campi di riga, dobbiamo ricavare l'anno di appartenenza di ogni singola data. Utilizziamo dunque la funzione anno. Apriamo la tonda e come argomento della funzione anno selezioniamo con un singolo clic la colonna data della tabella. Chiudiamo la parentesi tonda e premiamo punto e virgola per passare al secondo argomento. Come campo di colonna selezioniamo con un singolo clic la colonna regione. Premiamo punto e virgola e passiamo al terzo argomento. I valori sono quelli contenuti nella colonna importo che selezioniamo. Punto e virgola. La funzione è la somma, doppio clic, ed ora, digitando punto e virgola più volte, andiamo a cercare l'argomento Filter Array. A questo punto selezioniamo la colonna prodotto, digitiamo uguale e imponiamo che i termini della colonna prodotto siano uguali al contenuto della cella H2 contenente il nome del prodotto scelto. Chiudiamo la parentesi e premiamo invio, ottenendo così il risultato desiderato. Selezionando ora un qualsiasi prodotto da tendina, la tabella a doppia entrata si aggiorna automaticamente e i fatturati annuali vengono calcolati in un attimo. Passiamo ora ad un secondo esempio. Se al posto dei fatturati annuali, dopo aver scelto un prodotto da tendina, volessi calcolare i fatturati mensili per regione, visualizzando anche i subtotali, i totali di colonna ed i totali di riga, dovrei procedere nel modo seguente. Ti mostro la formula già inserita. Per ottenere i due campi di riga, l'anno ed il mese, all'interno del primo argomento della funzione PivotPair, utilizzo la funzione StackOriz e al suo interno, come primo argomento, utilizzando la funzione anno, seleziono la prima colonna della tabella, la colonna data, e come secondo argomento, utilizzando la funzione mese, inserisco al suo interno sempre la prima colonna della tabella. In questo modo riuscirò agevolmente ad estrarre l'anno ed il mese relativo ad ogni data. Per quanto riguarda il secondo argomento della funzione PivotPair, opero come in precedenza selezionando la colonna regione. Come terzo argomento seleziono la colonna importo, come quarto argomento seleziono la funzione somma e successivamente con un doppio punto e virgola passo al sesto argomento, selezionando l'opzione 2, cioè subtotali e totali complessivi. Infine, per sommare solamente i dati relativi ai bicchieri, passo al decimo argomento, l'argomento Filter Array, seleziono la colonna prodotto e la uguaglio al contenuto della cella H12 contenente il prodotto bicchieri. Premo Invio e ottengo il risultato desiderato, che si modifica ogni volta che vado a scegliere un prodotto differente.
Sarebbe opportuno poi formattare tale tabella utilizzando la formattazione condizionale con le tecniche viste nel video sulla funzione raggruppa per, in modo che vengano evidenziati i subtotali ed i totali complessivi e magari l'anno venga visualizzato una sola volta all'inizio. Passiamo ora ad un nuovo esempio. In questo esempio, dopo aver selezionato un qualsiasi prodotto da tendina, voglio calcolare i fatturati annuali per venditore e per regione, visualizzando i subtotali ed i totali complessivi di colonna e di riga. Siccome la formula utilizzata è molto simile alla precedente, te la mostro direttamente. Per ottenere due campi di riga, all'interno del primo argomento della funzione pivotPair ho utilizzato la funzione stackOriz e all'interno di quest'ultima, come primo argomento, utilizzando la funzione anno e selezionando come suo argomento la prima colonna della tabella, ho estrapolato l'anno corrispondente a ciascuna data. Successivamente, come secondo argomento della funzione stackOriz, ho selezionato la colonna venditore. In questo modo ho ottenuto i due campi di riga anno e venditore. A questo punto, procedendo come nell'esercizio precedente, ho selezionato come campi colonna la colonna regione, come valori la colonna importo, come funzione la funzione somma, non ho inserito le intestazioni, ho inserito l'opzione 2 in modo da inserire i subtotali e i totali complessivi e successivamente sono passato al decimo argomento, filtrando la colonna prodotto in base al contenuto della cella H12. Questo esempio è stato pensato per mostrarti una volta ancora come si possano inserire più campi di riga utilizzando la funzione stackOriz. Successivamente puoi formattare a piacere questa tabella, in modo da esercitarti utilizzando la formattazione condizionale con formula. Passiamo ora ad un esempio in cui vengono calcolate più funzioni contemporaneamente. Per ciascun prodotto vogliamo calcolare la somma e la media degli importi realizzati da ciascun venditore. Come si può utilizzare la funzione stackOriz per avere più campi riga oppure anche più campi colonna? Possiamo utilizzare la funzione stackOriz per calcolare più funzioni contemporaneamente. Analizziamo la funzione già inserita. Ho utilizzato la funzione pivotPair e come campi di riga ho selezionato la colonna prodotto. Come campi di colonna ho selezionato la colonna venditore e come valori la colonna importo. Successivamente, per calcolare due funzioni contemporaneamente, come argomento function, ho utilizzato la funzione stackOriz e come argomenti al suo interno ho digitato somma, punto e virgola, media. E in questo modo, premendo invio, ho ottenuto una tabella a doppia entrata in cui per ogni venditore e per ogni prodotto sono state calcolate la somma e la media degli importi. Vediamo ora un esempio sulle percentuali. Dobbiamo ora calcolare le percentuali per venditore e per regione e visualizzare i risultati in una tabella a doppia entrata. Vediamo la formula già inserita. Utilizzando la funzione pivotPair ho inserito come primo argomento la colonna venditore, come secondo argomento la colonna regione, come valori la colonna importo e come funzione la funzione percentuale.d. A questo punto, quando una funzione prevede due argomenti, poiché la percentuale viene calcolata facendo il quoziente di qualcosa rispetto a qualcos'altro, e quindi per funzioni a due argomenti, entra in gioco l'ultimo parametro, il parametro relative_to. Per questo parametro esistono 5 opzioni. 0 è l'opzione predefinita e permette di visualizzare questa tabella, in cui il 100% è il totale di colonna e le percentuali vengono calcolate rispetto al totale di colonna. Inserendo invece 1, totali righe, le percentuali vengono calcolate rispetto al totale di riga. Inserendo invece 2, le percentuali vengono calcolate rispetto al totale complessivo. Premendo invio, possiamo notare che le percentuali in tabella sono molto più basse perché sono riferite a questo dato e quindi le percentuali vengono calcolate rispetto al totale degli importi.
Per analizzare anche le ultime due opzioni, cioè il valore 3 ed il valore 4, dobbiamo calcolare anche i subtotali e lo facciamo nel prossimo esempio. Analizziamo ora i 5 casi dell'opzione Relative to e mettiamoli a confronto. Come puoi notare, ho utilizzato la funzione pivot_per e come campi di riga, utilizzando la funzione stack_oriz, ho inserito i vari anni ed i nomi dei venditori. Come campi colonna, la colonna regione, come valori la colonna importo e come funzione la funzione percentuale di. Ho saltato il quinto argomento ed ho inserito come sesto argomento l'opzione 2, cioè i subtotali ed i totali complessivi. In questo caso, come ultimo parametro, ho inserito 4. L'opzione 4, come puoi notare, calcola le percentuali in base al totale riga padre. Cosa vuol dire questo? La somma dei 4 subtotali annuali fornisce il 100% annuo. Ora, questo 25% è il 25% del 25% corrispondente al subtotale e anche questo 18% è il 18% del 25% del totale. L'opzione numero 3 si utilizza invece quando ci sono dei subtotali di riga e in questo caso le percentuali verrebbero calcolate rispetto al subtotale di riga, in modo identico a quanto visto ora. Mettiamo ora velocemente a confronto queste 5 opzioni. Ti dico già che in assenza di subtotali l'opzione 0 è identica all'opzione 4, mentre l'opzione 1 è identica all'opzione 3. L'opzione 2 è un caso a sé stante. Facciamo ora un confronto fra l'opzione 0 inserita in questa prima tabella e l'opzione numero 4 che inserisco ora in questa tabella. Ho infatti impostato il parametro Relative to in modo che sia uguale al contenuto della cella R61. Come puoi notare, nella tabella qui a sinistra il 6% è calcolato rispetto al totale di colonna, mentre con l'opzione 4 questo 25% è calcolato rispetto al 25% del subtotale e quindi il 25% del 25%, cioè la quarta parte del 25%, è circa il 6%. Utilizziamo ora l'opzione numero 3. Come puoi notare, le percentuali vengono calcolate rispetto al totale di riga e questa opzione, in assenza di subtotali, è identica all'opzione 1 che ora inserisco. In presenza di subtotali di riga si avrebbe invece la stessa situazione vista per i subtotali di colonna, cioè con l'opzione 1 le percentuali verrebbero calcolate rispetto al totale di riga, mentre con l'opzione 3 le percentuali verrebbero calcolate rispetto al subtotale di riga. L'opzione 2 invece è un caso a sé stante poiché le percentuali vengono calcolate rispetto al totale complessivo. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se qualcosa non ti tornasse, ti invito a scrivermelo nei commenti. Concludendo, l'opzione Relative to si utilizza quando una funzione prevede due argomenti e questo può succedere con percentuale.d oppure con funzioni su base lambda, che ti spiegherò in uno dei prossimi tutorial. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!